Buonasera a tutti. Luca. Libreria che non è solo una libreria di libri usati, in qualche modo anche una libreria antiquaria, perché c'è un giro molto importante anche di libri preziosi. E in questo suo libro, che si intitola Una vita da libraio, ci ha raccontato un anno della sua vita, il 2014, quando da febbraio 2014 a febbraio 2015 ha cominciato a scrivere prima degli piccoli appunti che gli potevano servire per il suo lavoro, anche per la contabilità, come promemoria delle sue, come dire, delle sue ricerche, dei materiali che via via selezionava, e poi è nato un libro, e questo è il suo primo libro. E poi ha scritto anche altri 2 libri, questo per esempio è stato già tradotto in oltre 20 paesi. Quindi sono veramente orgogliosa di avere qui questo nostro ospite. Quello che diceva lui è appunto il mio grande limite, non so spiccicare la parola di inglese, però abbiamo Stefano gentilissimo, quindi voglio dire, sarà un'intervista un po' particolare questa, nel senso che cercherò di riassumere brevemente quello che è un po' il mio pensiero, e poi è soprattutto Stefano che dialogherà con Shaun. Allora, dicevo, un paese molto piccolo, vero? Di circa 1000 abitanti. Faccio la domanda e poi. Un paese molto piccolo di circa 1000 abitanti dove esistono ben 8 librerie molto importanti, tanto che questo paese è un paese che è un centro obbligato per tutta una serie di cultori dei libri che hanno proprio questa destinazione importante, perché è una sede importante dove possono trovare molti libri antichi. Io mi sono incuriosita tantissimo, appunto leggendo il suo libro, e la prima cosa che ho fatto, Google Maps, Street View, ho visto il suo negozio, ho visto la strada, ho visto il paese, perché è veramente un luogo delizioso. Quindi volevo chiedere a Shaun di presentarsi molto brevemente, di raccontare qualcosa di lui, come è entrato, come è arrivato appunto a lavorare in questa libreria. È un avvocato, Shaun, quindi è una decisione che ha preso un pochino più in là alla fine degli studi, e di parlarci del suo paese, perché questo è proprio il suo paese d'origine. I think I've got my own. Well, hello, and Shaun, thank you all very much for coming. Surprised to see anybody here, to be honest, but it was very pleasant. So yeah, I bought the bookshop in Wigtown in the year 2001. Wigtown is a very small place with a population of about 900 people. Shaun ha comprato il negozio nel 2001, è un paese molto piccolo con circa 1 migliaio di abitanti. And before that, I'd been working in Bristol in the southwest of England doing really dreadful jobs. Fino allora ha lavorato. Prima di allora ha lavorato a Bristol facendo dei lavori per lo più orribili. Shaun come educazione universitaria è quella di legge. And I was visiting my parents around about Christmas time in the year 2000, and they live near Wigtown, and I went into the shop to say hello to the previous owner, and I explained that my life seemed to be going nowhere, and he said, well, I'm about to retire, why don't you buy my shop? È andato a trovare i suoi genitori che vivono 1 miglio da Wigtown in una fattoria in campagna, e è andato a trovare, è entrato nel negozio di libri, questo negozio che c'era già, ha parlato con il proprietario di prima e diceva: guarda, la mia vita non sta andando per niente bene, non sto andando da nessuna parte, non sono contento della vita che faccio. E lui, il padrone, gli ha risposto: guarda, io mi sto per ritirare, perché non ti compri il business nella libreria. So I explained to John, the previous owner, that I didn't have any money to buy the shop. Questo si è capito, credo che gli abbia risposto che non aveva dei soldi per comprarlo. He's a really practical guy, and he said, you don't need money, what do you think banks are for? And it never really crossed my mind that that's what banks were for before. Gli ha risposto: non hai bisogno di soldi, perché secondo te esistono le banche? E lui, Shaun dice: in effetti non avevo mai pensato che le banche sono lì per farti dei prestiti.
Very unwisely, the bank manager decided to lend me the money to buy the shop, and it's the second best decision, because my wife's in the audience, so it's the second best decision I've ever made. Il capo della banca poco saggiamente ha deciso di fare questo prestito a Shaun, e questa è stata la sua migliore decisione, anzi poi si è corretto, dice la seconda migliore decisione, perché sua moglie è nel pubblico, e quindi la prima migliore decisione è di averla sposata. And I think probably one of the few reasons the bank manager decided to lend me the money was because when I was at university, I studied law, and he mistakenly thought that this was a sign of intelligence. Cioè, ha detto in banca che lui aveva studiato e si era laureato in legge, e quindi in banca hanno pensato che fosse una persona con la testa a posto e intelligente, insomma. Allora, una libreria grandissima. Pensate che ci sono circa 100.000 volumi. Quanti chilometri di scaffali? Hai detto circa 1 chilometro di esposizione. So 1 kilometer long shelving. Yeah. Circa 1 chilometro di esposizione di questi libri. E questi libri, come si vedono, vi invito veramente a leggere, a vedere su Street View, occupano un'antica casa georgiana, e quindi è uno spazio completamente aperto, dove ci sono un po' tutte le stanze, c'è il camino, ci sono degli angoli particolari, ci sono una serie di fregi, di decori, come dire, no. Quindi ci sono tutta una serie di fregi, di decori, in modo da creare tutta una serie di angoli che invitano anche alla lettura e a comunque trattenersi in questo spazio, che non è solo una libreria, ma è veramente un luogo dell'animo, un luogo in cui ci si può fermare, si può leggere, si può vedere, si può curiosare. Quali sono secondo te le qualità che sono necessarie per saper svolgere questo lavoro? Madness. Follia è la prima risposta. I think for me it was when I took over in 2001, it was before online selling had really taken off, so bookshops still really had a place, and when I took over I knew nothing about business and nothing about book selling, but it was still possible to make a living. Quando lui ha comprato la libreria era appena diciamo la vendita online, quindi la vendita attraverso internet stava appena decollando, e lui non sapeva assolutamente niente, è un appassionato lettore, ma non sapeva nulla del business di vendere libri, e quindi quando ha iniziato sembrava ancora possibile farlo vendere materialmente, il libro di carta. But I think also at the time, and probably still now, if you have a passion for books, and you read a lot, then it makes it much easier, because when customers come into the shop and ask you if you've heard of Italo Calvino, if you've read him, then you know about him. Ma se hai una passione per i libri e sei un lettore appassionato, entrare in una libreria e chiedere se c'è quel tale libro, e comunque anche la possibilità di vedere gli altri libri che sono in stock, che sono dentro il negozio, rende tutte le cose molto più semplici e anche più umane. And I think the other thing you need is a strong back, because I think everybody imagines that book selling involves just sitting down and smoking a pipe and reading books, but in fact most of it is very, very physical. It wasn't a metaphor. Cioè, una delle cose importanti che ci vuole per avere un negozio di libri, avere anche una schiena a posto, perché comunque
di solito si pensa che il libraio sta lì seduto e aspetta che la gente gli chieda hai questo, hai quest'altro. In realtà passi praticamente tutto il giorno a spostare delle casse e degli scatoloni pieni di libri. Una cosa che forse non so se è stata detta è che la libreria di Shaun è una libreria di seconda mano, che vende esclusivamente libri di seconda mano, usati, non vende libri di nuova pubblicazione. Il paese è molto piccolo, no? Circa 1000 abitanti, è sicuramente una tappa obbligata per i cultori dei libri antichi, dei libri usati, quindi c'è anche un percorso culturale e letterario legato a questo. Ma secondo te qual è la funzione che può svolgere una libreria all'interno di un paese? I think bookshops, and I heard you mention second-hand bookshops rather than new bookshops. Lots of new bookshops have kind of taken on, have opened up cafes and done things like that to attract more business. But I think a second-hand bookshop it does tend to be naturally more of a cultural hub. And we don't really do very many events, but it's surprising how often you see customers who are complete strangers talking to each other and having lively intellectual conversations. I negozi di libri nuovi, ormai da molti anni anche in Italia, si sono trasformati in dei caffè, cioè dei posti, ci sono dei ristoranti dentro, c'è la possibilità di sedersi, ma in realtà la gente va soprattutto, lui ci è sorpreso ancora adesso di come invece nel suo negozio, il negozio di seconda mano, ci sono degli perfetti sconosciuti che si fermano a parlarsi e si incontrano magari cercando dei libri o perché si sono già incontrati lì prima, e quindi diventa veramente un luogo di incontro attorno ai libri, piuttosto che magari attorno al ristorante o al fatto di andare lì perché magari si mangia bene, poi magari non compri nulla o comunque non parli con le persone che hai vicini. I also think there's something worth pointing out about the difference between new bookshops and second-hand bookshops is that even independent new bookshops all tend to have very much the same stock, and it's all stuff that's just been relatively recently published or classics. Whereas second-hand bookshops, you just have no idea what you're going to find. I negozi di libri nuovi, anche quelli indipendenti, che sono ormai pochissimi, stessa cosa che sta succedendo in Italia, tendono ad avere sempre lo stesso stock, cioè i libri appena pubblicati oppure i classici. E quindi invece un negozio come il suo, negozi di seconda mano, quando ci entri dentro non hai la minima idea di che cosa ci puoi trovare. And I think, I'm sorry, I'm going to probably talk too much about this, but one other thing about second-hand bookshops is if you have a new bookshop, you buy from a warehouse, whereas with a second-hand bookshop, I get a telephone call from somebody whose grandmother has died, and I have to go out, and you go into people's houses and you see a snapshot of their lives in a way that people who are buying books for a new shop never do. E se hai un negozio di libri nuovi, il proprietario compra da dei magazzini, dai distributori, e quindi tutte le librerie comprano sostanzialmente gli stessi libri, mentre una libreria di seconda mano magari ricevi la telefonata di qualcuno che ti dice è morta mia nonna, c'ho come si chiama, degli scaffali, degli scatoloni pieni di libri, quindi hai la possibilità di vedere come si chiama, un'immagine, magari anche un paio d'ore della vita di quelle persone, perché vai a casa loro, vai a vedere i loro libri e quindi hai la possibilità di entrare anche in una relazione proprio anche
quasi fisica con la persona che ti sta vendendo i libri. Allora, volevo dirvi ancora un'altra cosa sul libro. Il libro si apre veramente come un diario, quindi vari mesi, vari giorni, come le notazioni di un diario. A segnare ogni mese noi troviamo delle frasi, delle citazioni da George Orwell, quell'importantissimo scrittore inglese della Fattoria degli Animali, o 1984, solo per citare i libri più famosi, e tratti da Ricordi di libreria, che è un suo scritto del 1936, che solamente qualche anno fa è stato tradotto in italiano. Quindi in qualche modo la vicenda, diciamo così, di George Orwell accompagna, quindi l'esperienza di lavoro nella libreria di George Orwell accompagna poi quello che è il lavoro e la descrizione che fa invece Shaun del suo lavoro. Io ho segnato solamente qualche breve citazione che vi farò adesso nel corso della presentazione. Quello che caratterizza questo libro è una grande leggerezza, vi dicevo, una grande ironia, una grande capacità anche di cogliere gli aspetti curiosi. Questo lo vediamo soprattutto nelle pagine in cui lui descrive i suoi clienti, stranissimi, che gli fanno praticamente delle proposte quasi impossibili, oppure i personaggi che sono i suoi collaboratori, che adesso chiederò a Shaun di parlarcene. Ad un certo punto lui scrive: in una libreria così ampia, dove veramente non si ha contezza di tutti questi libri, lui si pone anche il problema: è possibile rubare? In generale il pubblico, i clienti possono entrare, sedersi, leggere, guardare. E dice una cosa che mi ha colpito, dice: rubare un libro sembra meno riprovevole che rubare per esempio un orologio. Forse è perché i libri sono considerati istruttivi, per cui l'acquisizione delle conoscenze contenute in essi ha un valore sociale e personale che trascende il crimine. Magari non lo cancella del tutto, ma certamente lo attenua. Ci vuoi commentare questo? Perché rubare un libro è meno grave in qualche modo? Perché hai scritto questo? Che la verità forse... Well, stealing a book from me is not better than stealing a book from me isn't good. But yeah, I think there is. I don't know if anybody's seen the film or read the book Trainspotting, but there's a classic scene right at the start where, have you seen it? Trainspotting. Trainspotting. Yeah. So that right at the start, the two of the main characters are caught by the police stealing books from a major Edinburgh bookshop, and they appear in court, and the magistrate says to one of them, "I presume you just stole the books because you wanted to sell them and make some money?" And he went, "Yeah." And Renton, the other guy, says, the judge, so the magistrate says sarcastically to Renton, "So why did you steal the complete works of Søren Kierkegaard?" And Renton goes into this massive talk about existentialism, and the judge acquits him and convicts Spud, the other character. Sta citando l'inizio di Trainspotting, il film che è girato, è ambientato in Scozia, e i due personaggi all'inizio del film rubano dei libri e il giudice chiede ai due: come mai avete rubato dei libri? Presumo che per rivenderli, e uno dei due dice sì, in effetti per rivenderli, e l'altro allora il giudice dice: allora perché avete comprato l'edizione completa dei lavori di Søren Kierkegaard? E quindi e l'altro risponde, inizia una filippica senza fine sull'esistenzialismo, sulla filosofia, e quindi il giudice condanna uno che voleva rivenderli e lascia andare libero l'altro che invece i libri li ha letti in qualche maniera. But yes, I think on the sort of slightly more serious note, I think, libraries are disappearing in the UK, and people have, books are cheaper online than they ever have been, but if you can't afford that, then, and you're a keen reader, I find it hard to condemn anybody for stealing a book. Le librerie stanno sparendo dalla Gran Bretagna, e i libri costano sempre più cari, per cui lui dice: in effetti mi viene difficile condannare qualcuno
no? che gli viene istintivamente di rubare un libro da un negozio, anche se lui ha iniziato dicendo comunque rubare nel mio negozio non va bene. Per poter comunque portare avanti questo lavoro si serve di diversi collaboratori. Citi la tua collaboratrice veramente originale, sto parlando di Nicky, che lavora da te, e poi anche del gatto, Captain, che sembra veramente il signore del luogo. Vuoi parlarci un attimo di questi? Yes, over the years I've had some very interesting people working in the shop. Possibly my favorite was Nicky. Ho avuto molte persone che collaboravano nel negozio, ma forse quella che mi è rimasta più impressa è questa Nicky. And she was a Jehovah's Witness. Una testimone di Geova. So every time a copy of Darwin's On the Origin of Species came into the shop, she would put it in the fiction section. Ok, ogni volta che lui comprava una copia dell'origine delle specie di Darwin, lei lo metteva sugli scaffali della fantascienza. So every time a copy of the Bible came into the shop, I would retaliate by putting that in the fiction section. Ok, quando invece entrava una copia della Bibbia, lui metteva la copia della Bibbia sempre sullo stesso scaffale della fantascienza. So la specie di battaglia. The fiction section ended up just being full of copies of Darwin and the Bible. Quindi la sezione, il reparto di libri di fantascienza era pieno di Darwin e della Bibbia. But yeah, I've been really lucky with the people who worked in the shop. There's, I don't know, there was one, I used to take on students who could work Saturdays. Di solito ha assunto, faceva lavorare degli studenti che venivano lì a lavorare il sabato, perché ovviamente il sabato c'è un po' più di traffico. And there was one called Sarah who used to turn up either really drunk or really hungover, and she was only about 16 at the time. And yeah, so Sara di solito arrivava o diciamo alticcia o proprio decisamente ubriaca a lavorare. I still think she was. Non c'è una traduzione di hangover, non c'è, no, è la stessa cosa per noi, c'è solo in inglese. Okay, I was going to say. Yeah, also Friday, Nicky used, I think, to bring in some left. But I still think that Sarah, even though she was always either drunk or hungover, was probably the best employee I've ever had. Comunque Sara, nonostante che arrivasse, diciamo, dopo aver passato probabilmente la notte prima a bere, la considera ancora adesso la sua migliore impiegata. Yeah. So Nicky, the Jehovah's Witness, after her church meetings or whatever they were, used to the supermarket on Thursday night, whenever her meetings were, used to throw out all the food that was out of date, and she would always come into the shop on Friday morning with like bags and bags of disgusting rotten food. Una cosa che questa Nicky andava alle riunioni della sua fede il giovedì sera, e una cosa che credo si faccia anche adesso in Italia è quella di mettere sugli scaffali le cose andate fuori scadute, e quindi lei raccoglieva tutta questa roba il venerdì mattina e lo portava in negozio da distribuire alla gente che lavorava in negozio, e insomma praticamente finivano immediatamente nell'immondizia. She used to make me eat it as well, and most of it looked like. A parte Shaun che era obbligato a mangiare. Most of it didn't look like food; it looked like human remains. Non sembravano neanche più cibo, resti umani. Parliamo di questi libri adesso. Allora, alcune cose le dicevamo prima, leggo un altro pezzetto piccolissimo. Capita spesso che un acquisto di libri cominci con la telefonata di un perfetto sconosciuto, a cui tocca il compito di disfarsi dei libri appartenuti a una persona cara che non c'è più.
Così ci si prova a parlare con gente che ha appena subito un lutto ed è quasi impossibile non farsi contagiare anche in minima parte dal loro dolore. Guardando i libri di una persona capisci chi era, che interessi aveva, a volte indovini persino qualche tratto della sua personalità. Io sono letteralmente calamitato dalle librerie, ovunque si trovino, anche a casa dei miei amici, e ho un occhio particolare per le incongruenze che potrebbero rivelare aspetti sconosciuti del carattere. A proposito dei libri, veramente di questa, come dire, caccia dei libri, caccia ai libri, perché è quasi un'impresa dove Shaun mette veramente tutta la sua passione, anche tutta la sua competenza. C'è un altro passaggio, sempre molto breve, che dice così: in termini più concreti, i libri sono la merce di cui faccio compravendita, e sapere che al mondo ne circola un'enorme quantità mi solletica la mente in modo diverso rispetto a quando leggo. Entrando in una casa per comprare dei libri, provo un senso di attesa che non ha paragoni. È come gettare una rete senza sapere cosa si pescherà. L'emozione di un commerciante di libri che si prepara a fare un sopralluogo somiglia molto, credo, a quella di un antiquario. Come scrive Gogol in Le anime morte, ci sono spesso citazioni anche di libri famosi. Prima, tanto tempo fa, negli anni della mia giovinezza, negli anni della mia infanzia, scivolata via senza ritorno, mi riempiva d'allegrezza arrivare per la prima volta in un luogo sconosciuto. Che cosa ti colpisce quando entri in una casa dove non sei mai entrato prima e hai queste scatole piene di libri da dover visionare? Cosa osservi? Cosa ricerchi? Collection of the books they're asking you to buy. That's the most exciting thing about the job, because you never know what you're going to find. Fraser, who's in the audience, lives near a place called Ardrossan. Now, Fraser can tell you Ardrossan is not the wealthiest of towns in Scotland. La cosa più eccitante, la cosa più fondamentale è proprio di andare a casa delle persone e a comprare i libri, perché non sai che cosa potrai trovare. Fraser, che ha presentato il suo libro qui giovedì mattina, che è scozzese, anche se vive a Cagliari da molti anni, vive in un posto che hanno convenuto di dire che non è una delle zone più, diciamo, affluenti, si dice in italiano, cioè delle zone più ricche, diciamo, della Scozia, quindi un po'. And I went to look at books in a house in Ardrossan, and it was, you would have thought that it was about to be condemned. It looked really awful, but it's probably the best book collection that I've ever bought outside of like a big stately home. The guy who was selling them was he was passionate about antiquarian books, and the house was full of them. In questa zona, diciamo, un po' così, un po' difficile, questo paese, che non avresti mai detto che entrando in quella casa invece c'era una collezione. Il padrone di quella casa era un grande appassionato di libri antichi, e quindi c'era la migliore collezione che lui ha mai incontrato, era in questo diciamo quartiere, questa zona un po' derelitta, insomma, della Scozia. So yeah, I suppose you can't judge a book by its cover. Well, everybody does, but cioè è un modo di dire inglese, no? Non puoi giudicare una persona non puoi giudicare un libro dalla copertina, anche se lui dice effettivamente poi è quello che facciamo tutti i giorni. But yeah, so that's one of the most exciting things, is you just never know what you're going to come across. And the guy who I bought the shop from once found a book that was, again, in a house rather, that he went up to the front door knocking, thinking, I'm not going to find anything exciting here, and found a book bound in human skin, tattooed from a Maori. Il padrone precedente della libreria, che adesso di cui
Shaun, adesso il proprietario, una volta per esempio anche lui diceva la cosa più bella è andare a casa delle persone a comprare i libri, e una volta è finito in un posto, anche lì ha bussato su questa porta dicendo qua non troverò niente, perché ti guardi attorno e dici qua non è il posto dove posso trovare i libri che mi interessano, e invece ha trovato dentro un libro foderato in pelle umana, tatuata, perché era un libro di un marinaio di Maori, quindi che veniva dalla Polinesia, e quindi era un libro antico e preziosissimo, ovviamente, e unico, chiaramente. Mi sovviene che no, è just a unique specimen of that book. Volevo sapere, ti è mai capitato di trovare delle lettere, delle fotografie o qualche oggetto personale rimasto dentro i libri? Ever find something inside the book, like letters or postcards or? Yeah, all the time. Always find things in books, but never money. No. Anche questo money è una delle poche parole che conosciamo internazionale, quindi. But yeah, especially if you're looking at Victorian books, you quite often find like leaves or flowers that have been put in them to be pressed, and things like that are really beautiful, and often letters, and sometimes they're quite important letters to. I had one to a very famous English poet called Kathleen Raine. No, from Kathleen Raine to this guy, and it kind of it was a letter that was almost like the missing piece of the jigsaw of the story of her life, and so the book it was in was worth nothing, but the letter was of financial and cultural significance. Si trovano nei libri tantissime cose, tantissime lettere, e spesso nei libri dell'Ottocento, dell'epoca vittoriana, si trovano dei fiori che sono stati messi, o delle foglie che sono stati messi lì proprio perché venissero pressati, perché era una cosa che si faceva, e quindi tu te li ritrovi dopo magari 100-150 anni. Ha fatto l'esempio di una lettera scritta da una poetessa inglese a qualcuno, che era dentro un libro di nessun valore, però attraverso questa lettera, che la poetessa non la conosco io, ma credo che sia una poetessa dell'Ottocento, attraverso quella lettera gli storici sono riusciti a ricostruire degli anelli mancanti di che cosa quella poetessa avesse fatto nella sua vita, e quindi è stato un ritrovamento fondamentale proprio per gli studi letterari su quell'autrice. And also, sorry, I just remembered another thing. I bought a box of books from another book dealer just after I bought the shop, and he said, I bought 10 boxes, and he said I want £10 each for them. And as I was going through them, I found he obviously hadn't checked them. One was signed by Florence Nightingale. Ok, quasi subito dopo aver acquistato il negozio, ha acquistato 10 scatoloni per circa 15 euro a scatolone, cioè quindi molto poco, da un altro negoziante, di un'altra libreria, e probabilmente non li aveva controllati, non li aveva guardati. Dentro c'era un libro con l'autografo di Florence Nightingale, che come si fa a spiegare un po' un'infermiera della prima guerra mondiale? No, era la guerra del Boer. Ah, ok, quello ancora prima. Vagamente. Il personaggio è molto famoso. È un personaggio molto famoso, e quindi diciamo che è quella che ha un po' organizzato in maniera scientifica il nursing, cioè l'assistenza ai malati o ai soldati feriti. Yeah, I kind of forgot that she might be more well known in the UK than she is anywhere else. Sì, è più conosciuta in Inghilterra, ma anche qua è un nome che ogni tanto vi è stato citato, proprio perché è anche spesso citato quando si parla della storia del femminile, insomma. Volevo chiedere a Shaun, come si fa ad attribuire un prezzo a questi volumi? How you priced it? Just make it up. Ok. No, I sort of. No, cioè,
Allora, Shaun è come tutti gli scozzesi, ha un senso dello humor che è l'oro proprio. Cioè, come fai a apprezzare i libri? No, me lo invento, cioè, così, a caso, diciamo. In realtà non è così, perché lui è un abile, you're a very clever businessman. I wish. Magari. It's quite complicated. It used to be simple, so like a good paperback would be £2.50, a good hardback would be £6.50. But it's all changed now because of the internet, so everybody undercuts each other. And also there are things that you have to look out for, like antiquarian books, limited editions, illustrated books. They're going to be worth money. But it's easy to check and see what other people are selling them for online, but it's not necessarily always a good guide. Genericamente la copertina tipo quello, come già? Flessibile. No, con la copertina morbida, come si dice in italiano? Come quello? Grossura. No, quello non è. Quello in brossura? Ok. È cartonato, va bene. Di solito quello diciamo, si vende a 5 euro e l'altro si vende a 10, però poi questo non va bene, perché bisogna vedere se è un'edizione originale, se è un libro antico, se è un libro che non è stato più ristampato, e magari anche andare a vedere in rete a quanto lo vendono gli altri. Il problema è che tutti quanti, adesso magari parliamo un po' di Amazon e queste cose qua, magari tutti quanti tendono, soprattutto quelli che non hanno un negozio, ma che lo fanno diciamo un po' come lavoro secondario, tendono, to undercut vuol dire tagliare i prezzi, cioè il prezzo, cioè quindi a ribasso. Andare a ribasso, esatto, cioè di vendere il meno possibile, e quindi non sempre per mettere il prezzo a un libro andare su internet è la cosa migliore. But it's something that I think comes with experience. So over the last 20 years, I've handled, not necessarily bought and sold, but through my hands, I've had about 1 million books, and you start to know what to look for. Cioè, comunque è una cosa che viene dall'esperienza, e lui valuta che in questi 20 anni che ha questo negozio probabilmente gli sono passati tra le mani e ha dovuto prezzare 1 milione di libri. Quindi insomma dopo un po' impari. You're still in business, so that Amazingly, I'm still in business. But what's interesting is that now after lockdown, I have new employees who have no experience. Okay. And I keep saying to them, check online, but just be conscious that it might not be the same edition or whatever. And I've ended up having to sell books that are worth £40 or £50 for £2 because they just don't have that experience. E adesso dopo il lockdown il negozio è stato chiuso quasi 5 mesi, ci sono nuovi diciamo impiegati e lui dice che non hanno questa esperienza, quindi ha venduto dei libri che si potevano vendere a 50 euro, li ha venduti per 5, perché non hanno controllato che era la prima edizione, che era un libro che magari, quindi continua a dire ai suoi dipendenti andate a vedere in rete e cercate, però è ovviamente una cosa che viene dall'esperienza. Allora, un tema che è trattato veramente a fondo nel corso di tutto il libro è un tema serio per le librerie indipendenti, ed è la concorrenza spietata che viene fatta non solo dalle grandi catene commerciali, possiamo dire in Italia, non so, le librerie Feltrinelli o le librerie Mondadori o altri grandi store. E invece il problema poi di Amazon principalmente, o di altri grossi nomi, ma soprattutto Amazon anche qui. Come ti rapporti con loro? Che tipo di concorrenza spietata fanno in genere alle attività individuali come una libreria indipendente? Competition and also
Also, the how's called the chain shops, like, well, Waterstones, yeah. I think there are two things about the internet and competition, and the first is that I suppose for consumers it's a race to the bottom when it comes to the price. So you can get books that used to cost £50 for practically nothing online. The downside is that it is just slowly destroying the foundations of proper bookshops. La prima cosa che si nota nelle vendite online e su internet è che tutti corrono al ribasso e che quindi ci sono dei libri che sono stati pubblicati e venduti per 50 sterline, 50 euro, che vengono venduti praticamente per niente, e questo ovviamente va bene se stai cercando quel libro, però nello stesso momento questo sistema distrugge proprio le fondamenta sulla quali vivono le librerie, che devono appunto, le librerie di seconda mano, che devono avere uno stock e stoccare questi libri perché siano disponibili, e che quindi non possono venderli in maniera così occasionale per 10 centesimi. So you can see what it's doing, what Amazon almost looks like it's designed to do is create monopolies and squeeze out everybody in the middle. So if you're a business the size of mine trying to sell on Amazon, it's not worth it. You just can't compete with people who are buying libraries of millions and millions of books, and they've got like a Dickensian factory production line, and they can buy their postage cheap, they can negotiate cheaper packaging, and everything it's not a level playing field, everything is against the smaller business. Ovviamente il sistema, diciamo tipo Amazon o informatico, è basato sui grandi numeri, per cui anche loro comprano libri di seconda mano, ma li comprano a peso e comprano intere librerie di milioni e milioni di libri in una volta sola, perché se lo possono permettere, e i libri vengono processati, cioè puliti, prezzati, poi bisogna metterli in rete, e poi quando sono venduti bisogna metterli dentro le buste, bisogna portarli all'ufficio postale, organizzare tutto un sistema di postale che soltanto una grande ditta di quel genere può fare, e che quindi lo fa a dei prezzi che sono ridicoli rispetto a quello che invece fa una relativamente piccola negozio indipendente, anche solo per come si chiama, le spese postali. Ovviamente se tu hai un giro d'affari che genera, non so, 20 milioni di euro all'anno, le poste italiane ti fanno un certo prezzo e mandano i furgoni a prendersi la roba, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente che un negozio come quello di Shaun non può fare, e quindi tutto finisce per costare più caro. And just on a slightly different note, that was second-hand books. With new books, the overwhelming negotiating power that Amazon has really made it difficult for even big chains of bookshops. They can't buy as cheaply as Amazon can, which means that the publishers get paid less, which means that writers get paid less. E ovviamente anche le grandi catene, ci sono anche in Inghilterra, ovviamente non si chiamano Mondadori o Feltrinelli, si chiamano tipo Waterstones, che sono una catena di libri nuovi, ma anche loro subiscono la competizione di Amazon, perché Amazon quando esce un libro ne compra magari 1 milione di copie, 500.000 copie, mentre ovviamente anche Waterstones, pur comprandone decine e decine di migliaia di copie, ma non li prenderà mai a quel prezzo lì, per cui questo significa meno soldi per la libreria, meno soldi anche per la casa editrice, e meno soldi anche per l'autore, e tutto ovviamente in scala. Allora, vista l'importanza della sua libreria, ma anche delle altre che sono nel paese di Shaun,
sono nate da qualche anno una serie di iniziative. La più importante di queste è certamente il White Town Book Festival, che è un festival letterario che si tiene a maggio e poi a settembre. Ci parli di questo festival? Yes, well, our book festival is on right now at the same time as yours, come si dice, si sta svolgendo proprio in questi giorni. Yeah, we started on Thursday night, and it goes on for 10 days, and we have, I think, about 300 events. È iniziato giovedì e quest'anno ci sono 300 eventi. But when we started, which was nearly 20 years ago, the first festival, I think we had 5 events, and I think about 30 people came to it. Quando è iniziato poco meno di 20 anni fa, gli eventi erano stati 5 e più o meno venivano 30 persone in media, sono andate 30 persone in media a questi eventi. So yeah, these things don't happen overnight. They have to grow organically, and they take a lot of effort and time to make them work. Il cambiamento non è stato immediato, ci sono voluti 20 anni, però adesso gli eventi sono 300, anche se quest'anno everything is on streaming. Yes, this year everything is online. We don't have any events like this, so it's a real privilege to actually be in front of real people. Quest'anno non ci sono eventi come questi, cioè in presenza, perché è tutto online, perché per i motivi che sappiamo, quindi per lui è molto contento di essere qui in carne ed ossa e non in uno schermo. Volevo chiederti un'altra strategia che ha individuato per la sua libreria è quella di fidelizzare i clienti con questo sistema del Random Book Club. Che si potrebbe fare? Random Book Club è random, diciamo a caso, si può dire, e quindi è un sistema il termine di marketing credo sia fidelizzazione, cioè di fatto di tenersi stretti la clientela. If you want to explain? Yeah, it was the idea came to me after the financial crisis of 2008, and I thought my business is going to disappear if I don't do something. So I made something where you subscribe for £59 a year and you get sent a book a month, but you have no choice over what book you get. Dopo il 2008, dopo la cosiddetta crisi del 2008, pensando di dover fare qualcosa per rimanere a galla, ha deciso how much is it for a year subscription? £59. Allora, per 59, circa 65 euro all'anno ricevi un libro al mese, random, cioè a caso viene scelto, tu non lo scegli, ma lo sceglie you're picking them. I'm picking them, yeah. And sceglie lui. Lots of people just assume it's a good way of getting rid of all my really crap books. It's not, they're all quite good. Chiaramente qualcuno dice così ti fai fuori i libri che non riesci a vendere, dei libri, e invece ovviamente lui sceglie dei libri che sono validi, e quindi da tutti i punti di vista, quindi ne ricevi uno al mese. And how many people? Well, for a while it was about 120 people, which was great. I could manage that. And then when my first book came out, it shot up to over 1,000, which means I have to find 12,000 books a year to send out, which is, and it doesn't really make any money either. So God knows what I'm doing with it. Cioè, all'inizio erano circa 160 sottoscrittori che avevano questo abbonamento, diciamo. Poi quando è uscito quel libro lì, che è il suo primo libro, che ne ha scritti altri 2 dopo che non sono ancora stati tradotti in italiano, quando è uscito quello immediatamente i sottoscrittori sono diventati 1 migliaio, per cui stiamo parlando di 12.000 libri da mandare fuori in maniera regolare, e quindi lui, siccome praticamente non fa soldi, non guadagna soldi,
si sta chiedendo cosa diavolo sto facendo. L'ha detto in un'altra maniera, ma comunque... Just say if anybody wants to buy a business, it's up for sale. You really? Oh, that the whole shop. Se qualcuno invece vuole prendere quella parte del negozio, cioè appunto questo random club, lui è più che disponibile a passare. Credo che forse... Sì, il pubblico forse è vero. E volevo chiedere appunto al pubblico se vogliono porgere qualche domanda a Shaun. Sarebbero tante cose da dire sul libro. Le parti più divertenti sono anche quelle che riguardano i clienti più eccentrici che vanno da lui a chiedergli delle cose impossibili. C'è qualche domanda? Ci sono dei libri scomodi che non si vendono, è meglio non vendere. Scomodi that could be like dodgy, those books that you don't like, or books that you think that they shouldn't be around. No, in general. If there's anything in the shop that you'd rather not have. Yeah, actually, that's a good question, because that's something that particularly second-hand booksellers have this ethical dilemma of what do you do when you come across something that is, I don't know, the classic example is Mein Kampf. Sure. And you know, you do come across it from time to time, and you have to, lots of people won't touch it, but you kind of have to think it's not necessarily going to fall into the hands of a Nazi. It might easily fall into the hand of somebody who is trying to, you know, show how crap the book is. Sì, ovviamente ti capita di tanto in tanto dei libri particolari, discutibili, tipo ovviamente lui ha citato Mein Kampf di Hitler, però lui dice non automaticamente finisce nelle mani di un seguace del nazismo, magari qualcuno che vuole capire. Storico, magari una persona, sì. Io volevo chiudere questa presentazione, mi sembra vero che siamo un po' alla fine, invitandovi a leggere questo libro perché veramente riserva tantissime pagine curiose, divertenti, si riesce a capire molto di questo mondo. E quasi alla fine tu scrivi una frase che mi ha colpito: una vita da libraio è 1000 volte meglio di qualsiasi lavoro subordinato. This job is far better than any other job. I've done 8 to 4. It's certainly better than any other job I've ever done, but that's Senz'altro meglio di qualsiasi altro lavoro lui abbia fatto. But that probably says more about the dreadful jobs that I've done in the past. But yeah, it's really rewarding. Sì, rewarding è che ti dà molta soddisfazione, ti ritorna molta soddisfazione. And I think being surrounded by thousands of books all day, every day is, for many people, it's a real dream. The only downside is you have to deal with people, customers. Perché essere circondati da migliaia e migliaia di libri è un sogno per molte persone. Poi ogni tanto devi anche confrontarti con i clienti del negozio che sono, se leggete il libro, ogni tanto sono, diciamo, particolari. Grazie a Shaun, vi raccomando il suo libro Una vita da libraio, Shaun Bythell. Grazie. Thank you. Grazie. Se hai un compito difficile, chiama Maria Grazia. Questo è il mio mantra che recito ogni mattina per farmi coraggio. Maria Grazia Costi. Grazie Shaun, abbiamo, come avete notato, chiuso con una certa leggerezza questo festival così pieno di argomenti, così pieno di ideali, così pieno di valori, però non bisogna confondere la leggerezza con
la superficialità. Shaun fa un lavoro straordinario e combatte ogni giorno una battaglia importantissima, quindi grazie per essere stato qua. Complimenti. Allora, adesso portiamo i ricordini per i partecipanti al convegno, quindi chiamo le ragazze dell'Associazione Culturale Tradizioni Popolari. Adesso procediamo con il momento conclusivo della nostra manifestazione, ovvero sia la consegna del premio letterario internazionale Vico Mossa, testimone del nostro tempo. Chiamo vicino a me il nostro sindaco Sergio Murgia. Adesso il sindaco leggerà le motivazioni che ci hanno spinto a consegnare il premio. Prego. Buonasera a tutti. Io ho la padronanza dell'inglese pari a quella di Maria Grazia, quindi spero di riuscire a pronunciare bene il nome dello scrittore. L'amministrazione comunale di Serramanna conferisce il premio internazionale Vico Mossa, testimone del nostro tempo, a Shaun Bythell per le seguenti motivazioni. Perché aver cura di sé è aver cura non solo dell'immateriale, ma anche degli strumenti che accrescono la nostra cultura. Shaun Bythell, con la sua opera letteraria, ci fa amare ancora di più i libri e con disincanto e umorismo ci avvicina in misura maggiore a quella che è la socialità e il confronto che si crea in una libreria. Mettendoci in guardia sui pericoli del commercio digitale estremo, sempre più al ribasso e lontano dal contatto con quell'oggetto materiale, il libro, che una volta fatto nostro diventa immateriale e veicolo di coesione sociale. Quindi per l'amministrazione comunale il sindaco Sergio Murgia. Grazie. Thank you very much. Grazie mille. Allora, ovviamente il premio non era quello. Si sta vendendo, ma sono venuto qua per un foglio. Siamo in crisi. No, siamo un po' più generosi di così. Chiamo la ragazza dell'Associazione Tradizioni Popolari, che bella ragazza, così me lo stesso. Procediamo con la consegna. Yes, you must. Lo dico. Adesso lo spiego. Il premio intitolato La Famiglia è stato realizzato dagli artisti Lucio Fanti e Silvia Concas e le S lineati.
È una scultura realizzata in ceramica bucchero e ceramica bianca, su base in legno di castagno, raffigurante una famiglia stilizzata, perché dove c'è cura, c'è famiglia. E siamo giunti proprio alla conclusione della manifestazione. Se mi permettete, io avrei alcune cose da dire e alcuni ringraziamenti da fare. Siccome l'una e l'altra sono numerose, mi aiuterò con un testo scritto. Esattamente 5 anni fa, nella spiaggia di Bodrum, una delle località turistiche più famose della Turchia, venne trovato riverso faccia in giù nel bagnasciuga il corpo senza vita di Alan Kurdi, un bambino siriano di soli 3 anni, annegato durante il tentativo, pagato fior di quattrini ai trafficanti di uomini, di raggiungere un posto migliore in cui vivere. Quella maglietta rossa, quel corpo inerme, quell'immensa solitudine, testimoniati da una fotografia che ha fatto il giro del mondo e che ha scosso la coscienza di milioni di persone, è stata ed è il simbolo di una grande sconfitta per tutta l'umanità. Abbiamo perso tutti quel giorno di 5 anni fa. Siamo stati sconfitti dall'indifferenza, dall'egoismo, dall'oblio causato dal nostro benessere cieco e sordo alle esigenze di chi è lontano da noi. E siamo stati sconfitti dalla paura di chi è diverso da noi, dalla paura di chi riteniamo un pericolo, una minaccia. Ma non per tutti è così. Grandi uomini si sono opposti con forza a questa enorme ondata di indifferenza. Grandi persone come Pietro Bartolo, che abbiamo avuto l'onore di avere con noi, seppure solo virtualmente, qualche giorno fa. Grandi persone che in quanto tali fanno grandi cose. Come hanno fatto e fanno persone straordinarie come Beppino Englaro, come Giorgia Benusiglio, come Marco Frattini, tutti i nostri ospiti in questa edizione e che al pari di tutti gli altri ringraziamo per averci onorato della loro presenza. Esistono però persone comuni che non possono fare grandi cose, almeno nell'immediato, possono però agire un passo alla volta, facendo un poco, promuovendo momenti di confronto e ragionamento, partecipandovi, traendo da essi spunti di riflessione e insegnamenti, seguendo quanto indicato dai grandi del nostro tempo, applicando nella loro quotidianità i valori da essi promossi, abbattendo poco alla volta tutti i muri dell'indifferenza, del disinteresse e della paura. I bibliotecari, lo so, sanno che i risultati si raggiungono un libro alla volta. Tutti i lavoratori del mondo sanno che si arriva al raggiungimento dell'obiettivo una mansione alla volta, anche se piccola e apparentemente ininfluente. Noi, nel nostro incommensurabile piccolo, nella nostra assoluta ordinarietà, con questo festival letterario abbiamo cercato di dare il nostro contributo a questa battaglia tanto più grande di noi, ma dalla quale non vogliamo sottrarci. Sarà una goccia nell'oceano, ma sarà la nostra goccia. Un autore alla volta, una riflessione alla volta, una parola alla volta. Combattiamo, resistiamo, ci impegniamo affinché la percezione che noi abbiamo del diverso cambi, che la concezione che abbiamo di noi stessi cambi. Combattiamo, resistiamo, ci impegniamo affinché prevalga sempre quel senso di umanità e fratellanza che può e deve contraddistinguere i rapporti tra le persone. Stràngius è questo, una piccola scintilla che cerchiamo di accendere in tutti noi, affinché tutti insieme possiamo contribuire a creare un mondo differente, di vedere le persone, le culture, le usanze, le sensibilità diverse dalle nostre, non con paura, sospetto, indifferenza, ma con empatia, solidarietà, curiosità, rispetto. Facciamo in modo che le preziose, bellissime testimonianze che abbiamo raccolto in questi 5 straordinari giorni fioriscano dentro di noi, ampliandogli un po' la nostra percezione, rendendoci un po' più consapevoli e curiosi per tutto ciò che ci circonda.
il festival solo in questo caso sarà un successo dovuto all'impegno di tante persone che, impegnandosi con passione, professionalità, competenza ed entusiasmo, sono riusciti a produrre una proposta culturale, lo dico con grande orgoglio, di altissimo livello. Per la prima volta Serramanna, correggetemi se sbaglio, ma penso proprio di no, ha occupato interamente la pagina culturale del principale quotidiano sardo, per poi essere presente al suo interno per tutti i 5 giorni del festival. Questo risultato non si sarebbe raggiunto senza il contributo in termini di scelte del direttore artistico della manifestazione, l'irraggiungibile maestro Giuseppe Manias. E inoltre questo risultato non si sarebbe potuto raggiungere senza il contributo in termini di strategie comunicative, la professionalità e la competenza di Luca Crippa e della nostra Deborah Succa. Ringrazio inoltre, e questa è la quarta faccia di questo nostro strano prisma, per la sua disponibilità ed efficienza, il titolare della libreria ufficiale del Festival Stràngius, la cartolibreria La Sorgente 2, un amico di Serramanna e dei serramannesi, Enrico Gallo. Il Festival Stràngius, l'ho detto svariate volte lungo il corso dell'iniziativa, si basa anche sulla disponibilità, sul senso di ospitalità e sul buon cuore di alcuni nostri concittadini che mettono a disposizione le loro case per noi. Ritengo perciò necessario ringraziarli a uno. La formidabile signora Martina Lasio, la signora Paola Avis, e i cari Alessio Onnis e Francesca Pacino. Grazie di cuore. Ringrazio inoltre tutte le realtà associazionistiche che ci hanno supportato in questi giorni. L'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda in primis, Aleteia, il Pungolo, la Compagnia Barracellare di Serramanna, Sustentu, l'Associazione Musicale Giuseppe Verdi, il Comitato di Sant'Ignazio. Tutti loro hanno dato un grande contributo per la riuscita della manifestazione. Qui parto con molti nomi, se applaudiamo ogni volta alla fine, domani mattina. Facciamo che applaudiamo alla fine direttamente, ok? Ringrazio inoltre il CPA2 Serramanna che anche in questi tempi complicati per gli istituti scolastici non ha voluto far mancare la sua collaborazione. Una speciale menzione va fatta per l'Associazione Tradizioni Popolari Serramanna. Ci hanno accompagnati durante tutto il corso dell'iniziativa, sostenendoci in tutti i modi possibili, a volte sopportandoci, ma sempre con la grande capacità di rendere facili le cose difficili e rendere speciali i momenti altrimenti ordinari. No, qui applaudiamo, dai. Ringrazio inoltre la nostra Croce Verde. Purtroppo, per problematiche tecniche legate al funzionamento della piattaforma digitale preposta al progetto Vengo Anch'io, la nostra collaborazione non ha potuto concretizzarsi come volevamo. Ci riproveremo e non è detto che sia obbligatorio aspettare al prossimo Stràngius. Grazie comunque per tutto quello che fate e continuerete a fare per la nostra comunità. E poi vengono le persone. Innanzitutto i coordinatori dei vari eventi, tutti serramannesi doc o legati al nostro paese da sentimenti di appartenenza e affetto. Vado in ordine di apparizione. Fabiola Onnis, Alessandra Mocci, Mattia Scalas, Andrea Cossu, Michela Rigi, Deborah Succa, Anna Luana Tocco, Federica Sorgia, Alessio Onnis, Maria Deborah Zucca, Valentina Steri e Maria Grazia Cossu. Tutti voi caratterizzate in positivo il nostro festival, mettendo a disposizione di tutti le vostre qualità. Grazie di cuore.
Ringrazio inoltre gli sponsor, Studio A e Sardex. È un onore per noi che due eccellenze serramannesi ci sostengano. È un ulteriore riconoscimento della bontà di ciò che facciamo. A proposito di eccellenze, non posso non citare il laboratorio artigiano LS Linearte di Silvia Concas e Lucio Fanti, che per il 3º anno di fila ha creato per noi una bellissima opera che è andata a costituire il premio internazionale Vico Mossa. Stesso dicasi per l'artista poliedrica Marina Puzzolo, che ha creato per noi il premio intitolato a suo padre Franco Puzzolo. Particolari ringraziamenti inoltre a Stefano Giaccone, il traduttore di oggi. E poi lo staff, gli addetti all'accoglienza Erika Meloni, Valentina Azzori, Valeria Melis e Roberta Pisano. Il loro è stato un lavoro difficilissimo e di fondamentale importanza. Siete state esemplari, complimenti e grazie. Passiamo agli addetti audio-video. Parlo della Caros Digital Studio con Davide Bazzella, Alex Ibba e Luca Meloni. Un ulteriore valore aggiunto alla nostra manifestazione che è diventata fruibile anche da casa. A loro il merito dell'acustica perfetta e delle 400 visualizzazioni in streaming per ogni incontro. Bravi! E poi gli addetti alla logistica e agli allestimenti, Nicola Porcetto e Salvatore Azzori, puntuali, precisi, instancabili. Grazie. E poi la nostra bravissima fotografa ufficiale, Giulia Camba. I tuoi scatti bellissimi hanno valorizzato la nostra manifestazione e contribuiranno a renderla indimenticabile. Grazie. È colpa mia, devo imparare a mettere il nome per ultimo, così. Menziono poi i sanificatori della Sorgente del Pulito, Davide Boas e Roberto Cavoni, e Doriano Lasio e Sandro Dettori della compagnia barracellare di Serramanna. Con la vostra professionalità avete dato a tutti noi una maggiore sicurezza. Grazie. Ma soprattutto grazie a tutti coloro i quali, in presenza o da casa, ci hanno seguito con interesse e attenzione. Tutti insieme, ma proprio tutti insieme, abbiamo messo in piedi una manifestazione che penso abbia fatto crescere tutta la nostra bella comunità. Abbiamo discusso, ci siamo confrontati, abbiamo provato forti emozioni, abbiamo condiviso tanto. Ci siamo riavvicinati, abbiamo riscoperto i valori del nostro paese, che ci parlano di lavoro, di rispetto reciproco, di solidarietà, di coesione sociale e integrità morale. Abbiamo fatto tanto in questi 5 giorni e abbiamo dimostrato che se ci uniamo abbiamo la forza e la capacità di farne tante altre in futuro. Forza Serramanna, altros annos! Chiudiamo con un'altra canzone di Stefano Giaccone. Non questa. La canzone, mentre Stefano si prepara, è secondo me una delle canzoni più significative di un grande cantautore italiano che si chiamava Sergio Endrigo, che si chiama appunto Girotondo intorno al mondo e che dice: se tutte le ragazze e i ragazzi del mondo si prendessero per mano, allora faremmo un bel girotondo. Questa canzone vuole essere una canzone che vuole chiudere questo festival in modo significativo per quello che vuole essere il festival Stràngius. Leggere il testo prima che i collegamenti